Hi everyone, welcome to Online Language Lessons. Today I'm going to teach you some kitchen vocabulary and I'm going to teach you the recipe of a very famous British summer dish, the Eton Mess. Per molto tempo pensavo che si chiamasse Eating Mess, perché in realtà mess vuol dire pasticcio o pastrocchio e scopriremo perché. Che cos'è Eton? Eton è una delle scuole private più prestigiose dell'Inghilterra. Durante una partita di cricket tra Eton e Harrow, un'altra scuola molto prestigiosa, qualcuno aveva portato una pavlova per i giocatori di Eton. Che cos'è una pavlova? È una meringata con della frutta sopra. La leggenda dice che un labrador si fosse seduto su questo cestino e avesse distrutto il dolce rendendolo una poltiglia. Questo dolce è stato comunque servito ai giocatori di Eton, ai quali è piaciuto tantissimo e da quel giorno è diventato un dolce tipico estivo che si mangia durante le partite di cricket. Now let's look at the ingredients that we need today. Okay, so firstly we need some caster sugar. Caster sugar, zucchero extrafine. Qui ho scoperto che c'è differenza tra caster sugar e granulated sugar. Per me è sempre stato lo zucchero fino a quel momento. Poi abbiamo la double cream, che cream significa panna. In realtà questa è una roba tipica inglese. In Italia abbiamo la panna da cucina o la panna montata. La cosa che si avvicina di più a questo tipo di panna, che è abbastanza spessa, è la panna per montare, per fare la panna montata. Poi abbiamo icing sugar. Icing sugar anche qui è una roba tipica inglese, è una specie di zucchero vero, non è esattamente lo zucchero vero, qua hanno 20.000 tipi di zuccheri diversi che non abbiamo in Italia, quindi è difficile da tradurre. Poi abbiamo 2 egg whites. Egg white significa albumi. Intanto ringrazio mia sorella Arianna per fare la modella per le mani perché sta facendo un ottimo lavoro. Finalmente. E finally we have 500 grams of strawberries. Attenzione, non è strawberries, ma strawberries. Ok, adesso vediamo gli utensili che ci servono per questa ricetta. Let's look at the utensils we need to make this recipe. A tablespoon, quindi un cucchiaio. A sieve, quindi un colino o un setaccio. Baking paper, quindi carta forno. Baking tray, quindi una teglia. Hand mixer, quindi un mini pimmer, parola che non esiste in inglese. Electric whisk, quindi la frusta elettrica. First we have to heat the oven. To heat vuol dire riscaldare, attenzione alla parola oven, è scritta come se si dovesse pronunciare oven, ma invece si pronuncia con una O aperta, oven. So we heat the oven at 100 degrees with fan or 120 with a static oven. Now you need a baking tray and baking paper. You have to line the baking tray with the baking paper. To line the baking tray vuol dire ricoprire la nostra teglia con la nostra carta forno. Now, whisk the egg whites in a bowl, quindi sbatti gli albumi in una ciotola, until stiff. Stiff means rigidi. Now we have whipped the eggs. Adesso abbiamo montato a neve i nostri albumi. Attenzione perché to whip vuol dire montare, mentre to whisk voleva dire frustare. Vabbè. Aggiungeremo il nostro zucchero extra fino in 3 volte continuando a montare gli albumi. This is what is going to be our meringue. Questo è quello che sarà la nostra meringa. You have to spoon dollops of this mixture onto the tray. Quindi to spoon vuol dire raccogliere con un cucchiaio, dollop vuol dire un mucchietto, and place it onto the tray. Quindi metterlo sopra la nostra teglia. Non riesco. Now we have to place our meringue into the oven for 1 hour and 15 minutes
until they are completely hard and they come off the baking paper easily. Are placing them on the bottom shelf, quindi le mettiamo sul livello più basso. Now we hull the strawberry. To hull a strawberry means to remove the green part, and we take 1/3 of the strawberries and we blend them. To blend vuol dire frullare with our hand mixer to make the strawberry sauce. This is the result of our strawberry sauce. Yummy. Now let's make the whipping cream. Adesso facciamo la panna montata. We place our double cream in our bowl della ciotola. We add 1 tablespoon of icing sugar. La parola tablespoon può anche essere abbreviata tbsp nelle ricette. Use our whisk again. Yeah, we finally have our whipped cream. We had to change bowl because the other one was too small. Now we have to chop the strawberries. To chop vuol dire tagliuzzare, on a chopping board, su un tagliere. We are going to chop small pieces. Now our meringues are ready. So you have to crush 3/4 of the meringues. Dovete rompere 3/4 delle meringhe with a tablespoon. You are going to add the crushed meringues to the chopped strawberries. You're stirring the strawberries and the meringue, and you will be adding the strawberry sauce. I'm pouring the strawberry sauce into the bowl. I'm adding the strawberry and meringue mix into the whipped cream. Now we've got our mixture in the bowl, and we are going to crush the meringue on top. If you want, you can add some fresh fruit on top, like strawberries, raspberries or blueberries. There you have it, Eton Mess. Volevamo precisare che non siamo chef, non sono neanche particolarmente brava in cucina, però volevo fare questa lezione per insegnarvi un po' di kitchen vocabulary. I hope this was useful. See you next time. Bye!